Il nuovo Resident Evil 2 è il remake del famosissimo survival horror creato da Capcom nel 1998 per PlayStation 1. Rappresenta forse il miglior capitolo di tutta la serie ed è ritenuto da molti uno dei migliori giochi per la prima console Sony. La storia vede i due personaggi protagonisti, Leon, poliziotto al primo incarico, e Claire, giovane ragazza alla ricerca del fratello scomparso, a vivere l'orrore di una città completamente devastata da un virus letale, creato da una grossa azienda farmaceutica chiamata Umbrella Corporation. Se pensate che la trama di Resident Evil sia semplice, beh, in realtà lo è. Il racconto, infatti, tiene banco a tutti i cliché tipici di film o libri a tema zombie, ma è inutile negare che la storia e i personaggi di questo franchise sono entrati nell'immaginario collettivo quando si parla di giochi horror, ed è per questo motivo che il remake di Resident Evil 2 è stato uno dei più attesi dai fan storici della serie. Sul fronte del gameplay, Resident Evil 2 si allontana completamente da quello dei primi 3 capitoli. Le telecamere fisse e limitanti meccaniche del vecchio capitolo lasciano posto a una vista del personaggio in terza persona, la stessa che con Resident Evil 4 fece scuola a molti tanti anni fa. Il level design e l'intelligenza artificiale degli zombie ci è sembrata veramente ottima, tanto che già in modalità standard vi troverete a scaricare caricatori interi su un solo nemico, a meno che non tenterete delle fughe rese comunque impegnative dall'aggressività degli zombie sparsi in tutta la mappa. Il gioco è ambientato principalmente nella stazione di polizia di Raccoon City, per poi spostarsi in breve fasi esterne fino a cambiare completamente scenario nel finale. La peculiarità, oltre alle fasi di shooting realizzate egregiamente grazie a una fisica, direi perfetta, è soprattutto determinato dagli enigmi, tutti abbastanza intuitivi ma non per questo non impegnativi, e dalla componente survival, vero marchio di fabbrica dei primi capitoli della serie. Basta pensare che si ha a disposizione un inventario davvero limitato. Munizioni, erbe mediche e oggetti vari vanno utilizzati con estrema cautela, tanto che molte volte vi ritroverete a scegliere di depositare oggetti in bauli appositi, o nel peggiore dei casi, di scartare degli oggetti che però potrebbero tornare utili in seguito, invitandovi sempre a ragionare sul da farsi e aumentando di conseguenza l'ansia che già il gioco trasmette dall'inizio dell'avventura. Insomma, un vero survival horror. Sul fronte tecnico, il gioco si è presentato davvero in forma sbagliante. Il re-engine, lo stesso utilizzato in Resident Evil 7, lavora quasi alla perfezione. Piccoli cali di frame non bastano a rovinare un lavoro quasi perfetto. Modelli poligonali di zombie, a mio parere i migliori visti in un gioco horror, sono davvero di ottimo livello con animazioni incredibili. Stesso discorso per gli umani, che hanno anch'essi un livello impressionante di realismo. I dettagli della stazione di polizia, sia in zone illuminate che in zone buie, sono davvero un piacere per chi ama questo genere. In poche parole, graficamente parlando, Resident Evil 2 è un vero spettacolo per gli occhi. Dell'audio c'è poco da dire, poche musiche, ma tutte incalzanti e sempre coerenti alla fase di gioco, ed effetti che in varie fasi ti terranno col fiato sospeso. Tutto funziona benissimo per rendere il titolo il più insoggino possibile, creando quell'atmosfera che pochi titoli sanno trasmettere. Ultimo ma non per importanza, un buon doppiaggio in italiano, anche se alcune frasi in fase di shooting le ho trovate un po' sopra le righe. Nulla a confronto comunque dell'ottima qualità dei nostri doppiatori. La longevità del titolo è davvero ottima, visto che per accedere al vero finale bisogna completare il gioco con entrambi i personaggi, sviluppando punti di trama differenti e introducendo personaggi nuovi in base al protagonista scelto. Se tutto questo non bastasse, al completamento totale del titolo si sblocca una run alternativa con altri personaggi che non fanno altro che aumentare l'ottimo insieme di contenuti presenti in questo remake. Per quanto riguarda i difetti riscontrati, la durata di una singola run, che si appresta a durare all'incirca 7-8 ore, ci ha fatto un po' storcere il naso. Sicuramente si poteva sviluppare un utilizzo diverso della mappa, visto che molte volte ci siamo trovati nella condizione di aprire la mappa per orientarci nella stazione di polizia, spezzando di molto il ritmo di gioco. La raccolta di oggetti è sempre evidenziata dall'apertura dell'inventario,
che a nostro parere, per qualche oggetto, ad esempio le munizioni, si poteva evitare. E per ultimo, probabilmente si poteva lavorare di più sullo storytelling dei personaggi principali, che viene solo accennato dalla motivazione che li spinge a Raccoon City. Nulla di particolarmente rilevante, ma che sicuramente avrebbero perfezionato un già ottimo, anzi mi viene da dire quasi eccellente lavoro. Per concludere, il remake di Resident Evil 2 è un atto d'amore di Capcom verso il suo brand di maggior successo, un segno evidente di come la casa giapponese si sia ripresa da un lungo periodo buio. Noi speriamo che la software house continui a lavorare su remake così ben fatti e magari lavorare su nuove IP con la stessa qualità raggiunta negli ultimi 2 anni. Per noi di Let Me Play l'esame è ampiamente superato e concludiamo questa recensione consigliando questo titolo a tutti i fan che hanno amato il capitolo principale, ma anche a chi per la prima volta vuole cimentarsi in un survival horror vecchia scuola e buttarsi a capofitto nell'orrore di Raccoon City.